Sai cosa hanno in comune molti leader? Lo scoprirai in questo video e ti renderai conto che alcune caratteristiche si possono acquisire in modo relativamente facile. Sono Maddalena e tu sei su Adamas Carisma per Tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti subito al mio canale e clicca sulla campanellina per non perdere video che pubblicherò ogni lunedì e venerdì alle 13. E ricordati di lasciarmi un like! Ormai sarai stanco di sentirmelo ripetere, ma te lo dirò ancora una volta. Non è importante solo quello che si dice, ma come lo si dice. E dalla playlist dedicata alla modulazione della voce stai imparando che, appunto, la voce ha un ruolo molto importante nell'impatto del nostro messaggio. A parità di discorso, se riusciamo a sfruttare al meglio tutte le potenzialità della voce, otterremo sicuramente un risultato migliore e molto più carismatico. Chiudi per un istante gli occhi e pensa ad alcuni leader che ti piacciono, che possono essere per te dei punti di riferimento. Cosa hanno in comune? Proprio la sapiente modulazione della voce, che esprime subito tutta la loro autorevolezza, ma che al contempo rassicura, guidando gli altri. Perché un leader deve sapersi farsi ascoltare, coinvolgendo e motivando, attraendo le persone a sé. È dunque fondamentale avere una voce adeguata, in modo che non ci sia discrepanza fra il ruolo che incarna e il modo in cui parla. Non so se tu sia leader in qualche settore o se mai lo diventerai, anche se te lo auguro. Ma se così non fosse, ti sarebbe comunque molto vantaggioso parlare da leader in qualsiasi ambito, perché le persone sicure di sé vengono sempre ascoltate con attenzione e sono molto apprezzate. I parametri con i quali si valuta la voce sono fondamentalmente 5. Il volume, l'altezza, il timbro, il ritmo, la scansione e la pulizia. Il volume del leader deve essere ben udibile, ma non eccessivo, non deve certo urlare. Assolutamente bandito il volume troppo basso. Non è immaginabile una persona così sicura di sé che quasi bisbigli, timoroso di farsi sentire. Sarebbe un enorme controsenso. Quindi impara a farti sentire con decisione. Se veramente credi in ciò che dici, non abbassare il volume. L'altezza deve essere sicuramente varia, perché la monotonia annoia e porta le persone che ascoltano a distrarsi. L'intonazione deve quindi rispecchiare i momenti del discorso, adeguandosi per enfatizzare le varie parti, diventando più acuta o più bassa. Forma e contenuto si aiutano così reciprocamente. Il timbro della voce, che deve essere gradevole. Purtroppo il timbro è il parametro sul quale si può agire meno perché è connaturato alla persona, anche se si possono fare degli esercizi per migliorarlo almeno in parte. Ne parleremo in un altro video. Non ti prometto che ti verrà un timbro da doppiatore, però qualcosa si può fare. Alcuni timbri sono decisamente affascinanti e chi ne ha il dono è veramente molto avvantaggiato, ma tutto dipende da quanto la natura sia stata generosa con te. Il ritmo, anche questo deve essere vario, ed ancora una volta utilizzalo in funzione del significato del discorso. Ad esempio accelerato quando si vuole trasmettere entusiasmo, più lento quando si vuole far percepire l'autorevolezza. Gioca con il ritmo, è uno dei parametri più facili da gestire e darà grande vivacità al tuo discorso. Utilizza delle brevi pause ad effetto quando devi far risaltare qualcosa o creare dell'attesa. Ma usale in modo strategico, non certo per prendere tempo. È vitale che le parole siano scandite bene e pronunciate correttamente. Se non lo fai, comprometti tutto l'effetto. La confusione nelle parole viene poi inconsciamente attribuita alla persona stessa che le pronuncia. Ed un leader non può essere né confuso né approssimativo. Come vedi, sono tutte caratteristiche che hanno l'effetto di intrattenere piacevolmente gli ascoltatori e suscitare le giuste emozioni positive. E poiché l'essere umano è molto più emotivo che razionale, capirà il significato delle parole, ma poi si farà colpire dall'intensità delle sensazioni che la modulazione della voce suscita. E saranno queste a far breccia e a determinare la differenza. Come sempre, prova a registrarti e poi riascoltati con spirito critico e cerca di analizzare questi parametri con obiettività. Dove risiedono le tue maggiori carenze? Agisci su quelle. Con un po' di impegno migliorerai molto rapidamente e in breve tempo avrai una voce più simile a quella dei leader e ti accorgerai che il tuo carisma aumenterà. Comunque dedicherò vari video appositi ad ognuno di questi aspetti, così che tu possa focalizzarti meglio su ogni singolo parametro. Adamas,
Diventa come un diamante, brillante, prezioso ed invincibile.